Lezione 1. Trovare la felicità. Ehi Anna, quando pensi ai tuoi obiettivi, cosa vuoi realizzare? Ciao John, penso a cosa mi rende felice e a come ottenerlo. È un ottimo approccio. La felicità è un obiettivo così importante. Assolutamente. Voglio viaggiare di più e conoscere culture diverse. Viaggiare può essere davvero arricchente. Hai in mente un posto specifico? Mi piacerebbe visitare il Giappone. La cultura e il cibo sono affascinanti. Il Giappone sembra fantastico. Ho sentito che i fiori di ciliegio sono bellissimi in primavera. Sì, voglio vederli di persona. E tu? Voglio imparare una nuova lingua. Sarebbe una sfida divertente. È un obiettivo fantastico. A quale lingua stai pensando? Sto considerando lo spagnolo. È ampiamente parlato, è utile. Ottima scelta. Inoltre, apre molte opportunità di viaggio. Esattamente. Voglio entrare in contatto con più persone durante i miei viaggi. Lezione 2. La promessa del lupo. Buongiorno Anna, stavo leggendo una storia in cui si parlava della promessa che aveva fatto il lupo. Sembra intrigante. Qual era la promessa? Il lupo promise di proteggere il villaggio in cambio di cibo. Interessante. Gli abitanti del villaggio si fidavano di lui? All'inizio erano scettici, ma alla fine hanno accettato. È sempre rischioso fidarsi di un lupo. Cosa è successo dopo? Il lupo mantenne la sua promessa, ma gli abitanti del villaggio dovettero essere cauti. Posso capire perché. Cosa hanno promesso in cambio al lupo? Gli avevano promesso di fornirgli delle pecore ogni mese. È un affare complicato. Sembra una classica storia di fiducia. Esattamente. Ti fa riflettere sull'equilibrio tra sicurezza e rischio. Lezione 3. Una settimana di avventure. Ehi Anna, sto programmando un viaggio solo di una settimana e voglio vedere tutte le principali attrazioni. Sembra eccitante. Quali posti sono nella tua lista? Voglio visitare il famoso museo, i giardini botanici e lo zoo cittadino. Grandi scelte. Sei stato in qualcuno di loro prima? No, questa sarà la mia prima volta. Non vedo davvero l'ora. Adorerai il museo. Hanno mostre straordinarie. L'ho sentito. E i giardini botanici. Sono bellissimi, soprattutto in primavera quando sbocciano tutti i fiori. Sembra adorabile. Prenderò sicuramente la mia macchina fotografica. Buona idea. Ti consigliamo di catturare tutti quei colori. Esattamente. E sono entusiasta anche dello zoo. Qualche consiglio in merito? Arriva presto per vedere gli animali quando sono più attivi. Grazie per il suggerimento. Non vedo l'ora di iniziare questa avventura. Lezione 4. Frutta fresca. Ehi Anna, ho appena preso delle mele, delle banane e delle arance. Carino. Sono freschi e maturi? Sì, sembrano perfetti. Non vedo l'ora di mangiarli.
La frutta fresca è la migliore. Mangi molta frutta? Assolutamente. Cerco di avere almeno 2 pezzi al giorno. È una buona abitudine. Adoro i frullati con banane e frutti di bosco. I frullati sono deliziosi. Di solito faccio solo uno spuntino con la frutta. Anche fare uno spuntino con la frutta è ottimo. Qual è il tuo preferito? Penso che le mele siano le mie preferite. Sono croccanti e dolci. Adoro le arance per la loro succosità. Sono così rinfrescanti. Le arance sono ottime per l'idratazione. Ti piace cucinare con la frutta? Sì, aggiungo spesso la frutta alle insalate o preparo la salsa di frutta. Sembra gustoso. Dovrei provarlo con le mie mele. Lezione 5. Trovare una sistemazione. Buongiorno Anna, hai iniziato a cercare alloggio per il viaggio? Non ancora. Sto ancora esplorando le opzioni. Hai qualche suggerimento? Ho trovato un paio di hoteltarini online a prezzi accessibili. È utile. Sono vicini alle attrazioni? Sì, entrambi sono a pochi passi dai principali siti. Perfetto! Mi piacerebbe alloggiare in un posto comodo. Ci sono anche degli ottimi ostelli se preferisci un'atmosfera sociale. Gli ostelli possono essere divertenti. Mi piace incontrare nuove persone durante il viaggio. Esattamente. Inoltre spesso dispongono di una cucina per cucinare. Questo è un vantaggio. Si risparmia sui pasti. Hai controllato le recensioni? Sì, le recensioni sono essenziali. Aiutano a fare la scelta giusta. Lezione 6. Il potere della libertà di parola. Buongiorno Anna, stavo proprio pensando a quanto la libertà di parola sia la vita stessa. Questa è un'affermazione profonda. Cosa ti ha fatto pensare a questo? Ho ascoltato un discorso che sottolineava l'importanza di esprimere apertamente le proprie idee. È proprio vero. La libertà di parola ci consente di condividere i nostri pensieri e connetterci con gli altri. Esattamente. È fondamentale per una società sana. Senza di essa perdiamo la nostra voce. Sono d'accordo. È sorprendente quanto impatto possano avere le nostre parole sul cambiamento. Decisamente. L'intero gioco cambia quando le persone si sentono autorizzate a parlare. Sì, qual è stato il punto principale del discorso che hai sentito? L'oratore ha affermato che mettere a tacere le voci porta solo all'ignoranza e alla paura. Questo è un messaggio potente. È importante incoraggiare il dialogo, non chiuderlo. Assolutamente. Questa è la fine del mio discorso per oggi. Cosa ne pensi? Lezione 7. L'arte della difesa. Ehi Anna, stavo pensando a come gli avvocati difensori spesso debbano acquisire simpatia per i loro clienti. Questo è un punto interessante. Come lo fanno in genere? Spesso usano appelli emotivi per connettersi con la giuria. Ha senso. Le emozioni possono influenzare le opinioni in modo significativo. Esattamente. Per questo motivo è più probabile che gli avvocati difensori scelgano il processo piuttosto che il patteggiamento. Giusto.
Un processo consente loro di presentare il loro caso in modo più convincente. Possono raccontare la storia del loro cliente in un modo che risuoni con le persone. Sì, lo storytelling è uno strumento potente in qualsiasi difesa legale. Hai mai visto un dramma giudiziario che mettesse in risalto questo aspetto? Ne ho visti alcuni. Sottolineano davvero la lotta per la giustizia. È affascinante come la strategia svolga un ruolo cruciale nei risultati legali. Lezione 8. Celebrare i risultati ottenuti. Ehi Anna, qual è stato uno dei tuoi più grandi successi? Completare una maratona l'anno scorso è stato un enorme risultato per me. Wow, impressionante. Come ti sei preparato? Mi sono allenato per mesi, aumentando gradualmente la distanza ogni settimana. Sembra intenso. Hai dovuto affrontare difficoltà durante l'allenamento. Decisamente. Alcuni giorni erano duri, soprattutto quando ero stanco. Posso immaginare. Cosa ti ha motivato ad andare avanti? Continuavo a ricordare a me stesso il traguardo e quanto sarebbe stato fantastico. È una mentalità fantastica. Come ti sei sentito quando hai tagliato il traguardo? È stato incredibile. Provavo un misto di stanchezza ed euforia. Scommetto. Hai intenzione di correre un'altra maratona in futuro? Sì, voglio migliorare il mio tempo e magari provare un corso diverso. Sembra un obiettivo fantastico. Ammiro la tua dedizione. Lezione 9. Avventure all'aria aperta. Buongiorno Anna, stavo pensando di andare in kayak sul lago questo fine settimana. Sembra divertente. Ci sono molti posti tra cui scegliere, giusto? Sì, ho trovato un paio di posti che noleggiano kayak e offrono viste fantastiche. Perfetto! Facciamo un elenco di ciò che dobbiamo portare. Buona idea. Dovremmo portare con noi molta acqua e qualche snack. Decisamente. E non dimenticare la crema solare e i cappelli per proteggerci dal sole. Giusto. È facile scottarsi in acqua. Che ne dici di portare una macchina fotografica per catturare i momenti? Ottimo suggerimento. Vorremmo ricordare lo splendido scenario. Sì, sono emozionato per questa avventura. Sarà un giorno da ricordare. Anche io. Finalizziamo i nostri piani più tardi oggi. Lezione 10. Gestione dei problemi del computer. Ehi Anna, il mio portatile non funziona correttamente. Oh no, quale sembra essere il problema? Funziona molto lentamente e talvolta si blocca. Sembra frustrante. Forse dovremmo prendere in considerazione l'idea di fare un upgrade. Potrebbe aiutare. Pensi che mi serva più l'RAM? Sì, aggiungere più RAM può sicuramente migliorare la velocità. Potrei anche avere bisogno di un nuovo disco rigido. Cosa ne pensi? Un'unità a stato solido sarebbe un ottimo aggiornamento. Sono molto più veloci. Sembra un piano solido. Dove dovrei cercarli? Puoi controllare online o nei negozi di elettronica locali. Lo farò. Spero che risolva i problemi.
Dovrebbe. Anche mantenere aggiornato il software è importante. Buon punto. Mi assicurerò che tutto sia aggiornato. Lezione 11. Routine notturne. Buongiorno Anna, mi sono accorto che la notte mi sento meglio. Veramente? Al mattino mi sveglio sentendomi riposato. Sono completamente d'accordo. Trovo di essere più produttivo a fine giornata. Interessante. Cosa fai in quelle ore? Di solito lavoro su progetti creativi online. Sono fantastiche attività notturne. Mi piace rilassarmi con un film. I film sono perfetti per rilassarsi. Quali generi preferisci? Adoro le commedie. Mi sollevano sempre il morale. Le commedie sono fantastiche. Mi propendo per i thriller per l'eccitazione. I thriller possono essere intensi. Li guardi da solo o con gli amici? Preferisco guardarli con gli amici per la suspense condivise. Lezione 12. Parlare per la giustizia. Ciao Anna, credo che sia importante perseguire l'interesse pubblico con coraggio. Assolutamente. Parlare per una maggiore giustizia e compassione è vitale nella nostra società. Giusto. Ci vuole coraggio per difendere ciò che è giusto. Come possiamo incoraggiare gli altri? Possiamo iniziare sensibilizzando su questioni importanti. È un'ottima idea. I social media possono essere un potente strumento per diffondere messaggi. Decisamente. Ci permette di raggiungere rapidamente un pubblico più ampio. E possiamo chiedere responsabilità ai leader e alle organizzazioni. Sì, la responsabilità è fondamentale per il progresso. Come pensi che possiamo ispirare l'azione? Condividere storie personali può motivare gli altri a unirsi alla causa. Sono d'accordo. Le connessioni personali rendono i problemi più riconoscibili. Lavoriamo a un progetto per evidenziare alcune sfide della comunità locale. Lezione 13. Dotazioni della Camera. Buongiorno Anna, hai controllato i servizi delle camere in quell'hotel? Sì, dispongono di tutti i comfort necessari per un soggiorno confortevole. È bello sentirlo. Di che tipo di servizi stiamo parlando? Offrono la connessione Wi-Fi gratuita, un centro fitness e persino una piscina. Wow, sembra perfetto. Una piscina è ideale per rilassarsi dopo una lunga giornata. Esattamente. Inoltre, il centro fitness è comodo per rimanere attivi. Che ne dici delle opzioni per la ristorazione? Hanno un ristorante? Sì, c'è un ristorante in loco con una varietà di cucine. Sembra fantastico. È bello avere punti di ristoro nelle vicinanze. Di sicuro, rende l'esperienza complessiva più piacevole. Prenotiamo presto una stanza lì. Sembra un'ottima scelta. Lezione 14. Un viaggio in Giappone. Ehi Anna, sì, sono stata in Giappone il mese scorso. Sembra fantastico. Qual è stato il momento più bello del tuo viaggio? I fiori di ciliegio erano mozzafiato. Non ho mai visto niente di simile. Oh,
Deve essere stato uno spettacolo bellissimo. Hai visitato qualche tempio? Sì, ho esplorato diversi templi a Kyoto. L'architettura era affascinante. Ho sentito che Kyoto è ricca di cultura. Cos'altro hai sperimentato? Ho provato le tradizionali cerimonie del tè giapponesi. Era così rilassante ed elegante. Sembra adorabile. Hai provato anche qualche cucina locale? Decisamente. Mi è piaciuto il sushi e il ramen dei ristoranti locali. Yum, hai imparato qualche frase giapponese mentre eri lì? Ne ho presi alcuni come arigato per ringraziarti. Ha aiutato con la gente del posto. È fantastico. È sempre bello connettersi attraverso la lingua. Di sicuro. Ha reso l'esperienza ancora più speciale. Lezione 15. Stare al passo con le notizie. Buongiorno Anna, hai sentito qualche notizia importante del mondo ultimamente? Sì, ho letto di alcuni sviluppi significativi nella politica globale. Interessante. Cosa sta succedendo? Si è discusso molto delle politiche sul cambiamento climatico. Giusto? È una questione davvero cruciale. Che ne dici di notizie da tutta la nazione? Ci sono state proteste a sostegno delle riforme della giustizia sociale. È stimolante vedere le persone unirsi per il cambiamento. E le notizie locali. La nostra città sta progettando un nuovo parco per promuovere il benessere della comunità. Sembra fantastico. Gli spazi verdi sono così importanti per i quartieri. Assolutamente. È bello vedere iniziative a beneficio della comunità. Rimanere informati ci aiuta a capire cosa succede intorno a noi. Lezione 16. Esplorare nuovi stili. Ehi Anna, non sono sicura riguardo agli abiti oversize, ma darò una possibilità anche a loro. È una prospettiva interessante. Cosa ti rende titubante? Ho sempre preferito gli stili aderenti, ma quegli oversize sembrano comodi. Inoltre, possono essere piuttosto trendy e comodi. Vero, ho visto alcuni outfit che stanno benissimo con pezzi oversize. Esattamente. Dipende tutto da come li abbini ad altri oggetti. Hai qualche consiglio per acconciare abiti oversize? Potresti indossarli con jeans aderenti o una cintura per creare forma. Sembra un'idea intelligente. Dovrò provarlo. E non dimenticare gli accessori. Possono davvero elevare il look. Ottimo consiglio. Esplorerò alcune opzioni questo fine settimana. Lezione 17. Tour culturali. Buongiorno Anna, hai sentito parlare dei nuovi tour che offriamo? No, non l'ho fatto. Che tipo di tour sono? Offriamo tour a templi tradizionali, musei e gallerie d'arte locali. Sembra fantastico. Adoro esplorare i siti culturali. Anche io. Ogni luogo ha la sua storia e bellezza uniche. Assolutamente. Le visite sono guidate? Sì, le guide condividono storie affascinanti su ogni luogo.
È fantastico, aggiunge così tanto all'esperienza. Inoltre è un'occasione per incontrare altri che apprezzano l'arte e la cultura. Mi piacerebbe partecipare a uno di quei tour. Quando iniziano? Iniziano il mese prossimo, quindi dovremmo pianificare di andarci insieme. Lezione 18. Scelte di moda. E Anna, ultimamente ho pensato di provare stili diversi. Sembra eccitante. Quali stili stai considerando? Non ne sono ancora sicuro, dipende dalle mie preferenze. Potrei optare per un look casual o qualcosa di più formale. Entrambi possono essere fantastici. Perché non provarli entrambi e vedere quale ti sta meglio? Buona idea. Mescolare gli stili potrebbe creare un look unico. Esattamente. Anche gli accessori possono cambiare l'atmosfera di un outfit. È vero. Hai qualche accessorio preferito? Adoro le collane di tendenza, possono davvero elevare un outfit semplice. Dovrò cercarne qualcuno. E le scarpe? Anche le scarpe possono fare una grande differenza. Scarpe da ginnastica per il casual e tacchi per il formale. Mi piace il suono. Sperimenterò diverse combinazioni. Lezione 19. Risorse per i genitori. Buongiorno Anna, ho trovato online alcuni ottimi consigli per i genitori. È fantastico. Dove li hai trovati? Li ho trovati su un sito web per genitori che condivide articoli e consigli. Sembra utile. Che tipo di suggerimenti hai trovato? Ci sono stati suggerimenti su come conciliare lavoro e vita familiare, il che è davvero utile. Mi potrebbero sicuramente servire alcuni suggerimenti al riguardo. Come consigliano di gestire il tempo? Suggeriscono di creare un programma che includa il tempo in famiglia. Questo è un approccio intelligente. È essenziale dare priorità alle attività familiari. Assolutamente. Hanno anche idee per divertenti attività educative per bambini. Lo adoro. Mantenere i bambini impegnati è così importante. Condividerò il sito web con te. Contiene molte informazioni preziose. Lezione 20. Prendere un taxi. Ehi Anna, sei pronta per uscire? Sì, io sono. Troviamo insieme un taxi. Ottima idea! Come richiediamo un taxi qui? Possiamo usare un'app o sventolarne una per strada. Preferisco usare l'app, di solito è più veloce e più conveniente. Buona scelta. Quale app usi solitamente? Mi piace usare Rideno. È facile da usare e affidabile. Sembra perfetto. Hai bisogno di creare un account? Sì, ma la configurazione è rapida, bastano pochi dettagli. Eccezionale. Iniziamo per non perdere tempo. Giusto. Aprirò l'app e inserirò la nostra destinazione. Grande. Posso controllare l'orario di arrivo previsto per il taxi. Suona bene. Questo renderà il nostro viaggio molto più semplice. Lezione 21. Disparità economica. Buongiorno Anna, ho pensato alla disparità economica nel nostro paese.
È una questione significativa. Mentre molti dei nostri cittadini prosperano, altri dubitano della promessa di progresso. Esattamente. È frustrante vedere un tale divario tra le diverse comunità. Sì, e alcune persone si sentono lasciate indietro nonostante la crescita complessiva. Cosa pensi che si potrebbe fare per affrontare questo problema? Abbiamo bisogno di politiche più inclusive che sostengano i gruppi emarginati. Decisamente. I programmi di istruzione e formazione professionale potrebbero fare la differenza. Concordato? Dare potere ai singoli individui è fondamentale per colmare il divario. È fondamentale garantire che tutti abbiano accesso alle opportunità. Assolutamente. Dovremmo sostenere il cambiamento nel governo locale. Sì, ogni voce è importante per creare una società più giusta. Lezione 22. Analisi del bilancio. Anna, hai visto l'ultimo rapporto sul budget? Sì, l'ho fatto. È abbastanza dettagliato e organizzato. Sono rimasto colpito da quanto sia trasparente. Hai notato le sezioni sull'istruzione? Assolutamente. Hanno stanziato una somma significativa per scuole e programmi. È fantastico da vedere. L'istruzione è fondamentale per la crescita futura. Decisamente. Mi è piaciuto anche il modo in cui includevano i finanziamenti per i progetti comunitari. Sì, il coinvolgimento della comunità è così importante. Cosa pensa del bilancio sanitario? Ho pensato che fosse ragionevole, soprattutto se si considera l'attenzione ai servizi di salute mentale. Esattamente. Il sostegno alla salute mentale viene spesso trascurato nelle discussioni sul budget. Era ora che ricevesse l'attenzione che merita. Hai avuto qualche preoccupazione riguardo al rapporto? Ho notato che alcune aree sembrano ancora sottofinanziate, come i trasporti pubblici. Questo è un buon punto. Migliorare i trasporti potrebbe portare benefici a molti cittadini. Di sicuro. Nel complesso, penso che sia un passo avanti positivo. Lezione 23. Esplorare l'arte. Buongiorno Anna, ultimamente ho pensato alla mia arte. Dipingo principalmente paesaggi e scene di natura morta. Sembra bellissimo. Adoro la tranquillità dei paesaggi. E tu? Mi piace catturare la bellezza della natura, ma voglio anche esplorare l'arte astratta. L'arte astratta può essere così espressiva. L'hai già provato? Non ancora, ma sono entusiasta di sperimentare colori e forme. È un'ottima idea. Si tratta di esprimere emozioni attraverso l'arte. Esattamente. Penso che sarebbe liberatorio staccarsi dalle forme tradizionali. Assolutamente. Cosa ispira i tuoi paesaggi? Traggo spesso ispirazione dai miei viaggi e dai parchi locali. La natura è una musa così grande. Mi piacerebbe vedere i tuoi nuovi pezzi astratti. Li condividerò sicuramente una volta iniziato. Lezione 24. Strategie di marketing. Ehi Anna, stavo leggendo come strategie di marketing efficaci possono aumentare le vendite e il coinvolgimento dei clienti. Ciao Giovanni, è un argomento interessante. In quali strategie ti sei imbattuto?
Una strategia consiste nell'utilizzare gli influencer dei social media per promuovere i prodotti. Può creare buzz e attirare nuovi clienti. Assolutamente. Gli influencer hanno una portata potente e le loro sponsorizzazioni possono fare una grande differenza. Hai visto qualche campagna di successo di recente? Sì, ho notato un marchio di bellezza che collabora con influencer famosi. Le loro vendite sono salite alle stelle dopo il lancio della campagna. È impressionante. Mostra come i partenariati intelligenti possono migliorare la visibilità e la credibilità. Cos'altro hai trovato? Un altro approccio efficace è offrire promozioni a tempo limitato. Creare un senso di urgenza può incoraggiare i clienti a prendere decisioni rapide. Decisamente. Le persone spesso si sentono obbligate ad agire quando pensano che un'opportunità possa svanire. È una tattica intelligente per incrementare le vendite. Giusto. Inoltre, coinvolgere i clienti tramite mail personalizzate può anche aumentare il coinvolgimento. Adattare i messaggi alle preferenze individuali li fa sentire apprezzati. Sono completamente d'accordo. La personalizzazione aiuta a costruire una connessione tra il marchio e il cliente, che può portare alla fidelizzazione. Esattamente. Si tratta di far sentire importanti i clienti. Inoltre, i programmi fedeltà possono essere un ottimo modo per premiare i clienti abituali. È vero, offrire punti o sconti per acquisti futuri incoraggia i clienti a continuare a tornare. È una vittoria per entrambe le parti. Di sicuro. Penso che la combinazione di queste strategie possa creare un potente piano di marketing che non solo aumenta le vendite ma crea anche una forte base di clienti. Lezione 25. Opzioni di pagamento. Buongiorno Anna. Ho pensato a come opzioni di pagamento flessibili possono influenzare le decisioni dei clienti. Che ne dici dei pagamenti rateali? Ciao Giovanni, è una bella idea. Offrire pagamenti rateali può rendere gli articoli a prezzo più elevato più accessibili ai clienti. Esattamente. Consente ai clienti di pianificare meglio i propri acquisti, aumentandone le probabilità di acquisto. Cosa ne pensi delle scadenze per questi pagamenti? Le scadenze possono creare un senso di urgenza, che potrebbe incoraggiare i clienti a impegnarsi prima. Tuttavia, devono essere ragionevoli per evitare di sopraffare gli acquirenti. Assolutamente. Stabilire scadenze chiare e gestibili è fondamentale. Si tratta di trovare il giusto equilibrio tra urgenza e comodità. Sono d'accordo. Inoltre, fornire promemoria può aiutare i clienti a tenere traccia dei propri programmi di pagamento. Dimostra che ti preoccupi della loro esperienza. Questo è un approccio intelligente. Mantenere aperta la comunicazione può aumentare la soddisfazione del cliente e la fiducia nel marchio. Decisamente. Si tratta di rendere il processo di acquisto il più agevole e trasparente possibile. Hai visto qualche brand implementarlo con successo? Sì, un negozio di mobili che conosco offre piani di ratizzazione con scadenze e promemoria chiari e ha registrato un aumento significativo delle vendite. È fantastico. È un ottimo esempio di come la comprensione delle esigenze dei clienti possa portare a risultati aziendali migliori. Esattamente. Penso che più aziende dovrebbero prendere in considerazione opzioni di pagamento flessibili per attirare una gamma più ampia di clienti.